Sabrina è sempre più imbarazzante a Temptation Island 2026. Prima di entrare nel merito del discorso, vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Il focus di questa puntata, ovviamente, si concentra soprattutto su Sabrina e Giovanni, una coppia che finora ho trascurato un po', alla quale ho dato una relativa importanza, ma adesso credo che abbiamo oltrepassato un certo limite, nel senso che Giovanni, visto il rifiuto del secondo fallo di confronto richiesto alla sua fidanzata Sabrina, ha deciso di avvicinarsi molto alla singola Elisa, però più che per se stesso e per un interesse vero nei confronti di Elisa, che per carità potrebbe anche esserci un minimo, credo che sia soprattutto per far ingelosire Sabrina e per renderle pan per focaccia, tant'è che appena ha ricevuto il secondo rifiuto del falò, lui si è avvicinato molto alla singola, ha cominciato anche a baciarla sul collo e quant'altro, cose che fino a quel momento non aveva ancora mai fatto, e addirittura si è chiuso in bagno con lei, lasciando pensare ed intuire volontariamente che stesse succedendo qualcosa. Io ovviamente credo che non sia successo proprio nulla, al di là della mano sullo specchio o meno. Questo perché Giovanni sa benissimo quello che fa e vuole provocare Sabrina, e credo che la reazione che ha avuto Sabrina fosse proprio quella che voleva Giovanni da parte sua. Sabrina, dall'altra parte, ha deciso di alzare ancora una volta il tiro, visto che lei l'interesse per il single Lori ce l'ha davvero. Il problema è che questo interesse non è minimamente contraccambiato. Io lo dico dalla prima puntata, da quando si è avvicinata sin dall'inizio, da quando lei cerca conferme da parte del single. È qualcosa di veramente incredibile, perché invece di essere il single a corteggiare la ragazza, è la ragazza che corteggia il single. Soprattutto lei lo sta facendo in maniera veramente spudorata, addirittura ha detto esplicitamente a Lori che desidera baciarlo, e se lui desidera la stessa cosa avrebbe dovuto farlo. Lo ha messo veramente in difficoltà. Infatti Lori non sapeva cosa rispondere, ha cercato di deviare il discorso e di giustificarsi in qualche modo, ma semplicemente per il fatto che lui non vuole baciarla perché non le interessa in quel senso. Le può interessare magari come amica, ma tra i due non c'è nulla. Si è visto sin dall'inizio e mi sembra chiaro ed evidente, eppure Sabrina continua ad insistere. Anche lei stessa ha messo in dubbio questa cosa. Lei è consapevole del fatto che non interessi a Lori, però nutre ancora quella piccola speranza ed è rimasta lì, rifiutando due falli di confronto con Giovanni, proprio, come ha detto Giovanni, per cercare di capire se con Lori si può costruire qualcosa, si può mettere un minimo di base per intraprendere una relazione fuori, oppure no. Io credo che la risposta sia arrivata già da tempo da parte di Lori, ma Sabrina invece continua ad insistere e spera ancora. Fatto sta che, clamorosamente, Sabrina ha preso un palo grosso come una casa dal single Lori, e anche questa è una roba che forse abbiamo visto veramente poche volte, perché di solito i single, per quanto lì siano molto aperti e siano chiamati soprattutto a far svolgere quel ruolo, quindi magari anche a spingersi un po' oltre, baciando qualcuno anche semplicemente proprio per rispettare il ruolo di tentatore e quindi senza un vero interesse nei suoi confronti, qui mi sembra che Lori abbia messo il freno a mano alla grande. E voglio dire una cosa, secondo me Lori si sta comportando da brava persona e da bravo ragazzo, ma se avesse intrattenuto e costruito un rapporto con una delle fidanzate che a lui poteva interessare, io credo che quel bacio lì sarebbe già scattato ad una richiesta simile, ad una richiesta così esplicita, magari non in quel momento e in quel frangente, però secondo me già sarebbe scattato e non si sarebbe affatto tirato indietro. Poi abbiamo visto anche delle immagini che lasciano presagire un possibile bacio, visto che si sono messi sotto una coperta. Poi le immagini si sono interrotte e vedremo nelle prossime puntate cosa sarà successo. Potrebbe anche essere scattato effettivamente quel bacio, ma quanto può essere reale e veritiero da parte di Lori nei confronti di Sabrina? Perché Sabrina lo vuole, non so se ci stia nascendo un sentimento in lei o semplicemente vuole provare un'esperienza diversa e basta, ed è attratta soltanto fisicamente, perché lei ha detto che si basa soprattutto sull'aspetto fisico finora. Non so quale sia quindi il suo scopo vero e proprio in generale, perché l'attrazione fisica c'è, non so se è proprio un'attrazione completa. Dall'altra parte Lori non ce l'ha questa stessa attrazione e mi sembra palese, quindi anche qualora fosse scattato il bacio, lo dovessimo vedere nelle prossime puntate, io credo che non è che ci sia troppo da festeggiare per Sabrina, che continua a spingere via sempre di più Giovanni. Giovanni sta cercando
una strategia un po' da bambino con la ripicca che onestamente avrei evitato, perché finora è stato sempre dalla parte della ragione, così rischia anche di passare lui un po' dalla parte del torto in quel modo, anche se, ripeto, lui ha fatto le cose di nascosto proprio per far capire, per far pensare che abbia fatto qualcosa, ma sono abbastanza sicuro che non abbia fatto nulla, perché altrimenti non sarebbe andato già a quel punto dopo poche ore dal rifiuto del foro di confronto. Per quanto riguarda invece la coppia Diamante e Bernadette, l'abbiamo vista per la prima volta e la vedremo anche per breve tempo, perché credo che comunque non è che sia durata molto, anche se mi sembra uscita comunque dopo Gabriele e Sara e dopo Alessandra e Rosario. Fatto sta che Diamante si è dimostrato essere veramente un diamante di nome di fatto, nonostante l'avvicinamento alla single Martina, che forse è stato un po' troppo, un po' esagerato per lui, per come ho visto lui e per come ho visto la coppia, però se l'ha aiutato a capire che vuole veramente Bernadette, ben venga, insomma, ha fatto bene a questo punto. E adesso vedremo come andrà a finire la proposta di matrimonio. Immagino che nel secondo video Filippo Bisciglia farà vedere a Bernadette i sentimenti reali che prova Diamante nei suoi confronti e poi arriverà Diamante con la proposta di matrimonio, quindi Bernadette assolutamente non rifiuterà, soprattutto perché Diamante non ha fatto nulla se non un confronto con la single. Poi l'abbraccio, insomma, stare lì a abbracciare sulla spiaggia forse è stato un po' troppo per la coppia, per questa coppia che vedo, perché è l'unica vera coppia che è solida, rodata e sana soprattutto. L'unica coppia vera e sana di questa edizione rispetto a tutte le altre che invece hanno dimostrato di avere molti altri problemi. Magari le altre coppie sono state sane in passato, ma non lo sono adesso. Qui, dopo 16 anni di relazione, è raro, credo, avere un rapporto del genere, onestamente. Quindi sono sicuro che il sì arriverà tranquillamente. Danilo e Francesca continua ad avvicinarsi a Marco, spinta un po' da Danilo anche, perché secondo me Francesca si sta avvicinando a Marco e sta entrando in confusione principalmente perché non ha mai avuto questa possibilità, non si era mai avvicinata prima ad ora ad altre persone, però le sue reazioni ai video di Danilo mi fanno pensare veramente che lei provi ancora qualcosa per Danilo e che quella per Marco sia soltanto una semplice sbandata al momento. Danilo è stato anche rimproverato da Filippo Bescia, che ha cercato di fargli capire che non è quel modo di comportarsi. Se lui si sente così a vedere i video di Francesca, deve anche pensare che Francesca si senta allo stesso modo a vedere i suoi video, e mi sembra molto giusto come ragionamento. Quindi magari se Danilo adesso dovesse fare un passo indietro con la single Giulia, magari anche Francesca potrebbe accorgersi del cambiamento di Danilo e tirare il freno a mano con Marco. Vedremo se andrà così oppure se finirà tutta a scatafascio come nella maggior parte delle coppie. Poi chiudiamo con Iris e Andrea, il falò di confronto che ha aperto la puntata. Onestamente io mi aspettavo che andasse esattamente così, cioè che Iris alla fine sarebbe stata convinta da Andrea e che poi sarebbero usciti insieme. Non significa che continueranno a stare insieme per i prossimi anni, per i prossimi mesi o anche semplicemente per le prossime settimane. Potrebbe anche essere un semplice test, un'ultima occasione che gli viene data e che poi durerà per qualche settimana magari, ma senza portare a dei risultati, perché io, per carità, Andrea può essere anche sincero, io continuo a nutrire dei grandi dubbi, come ho detto anche nel video precedente, per me è più un grande paraculo, e Iris l'ha confermato, visto che non è la prima volta che fa tutte queste scenate, chiede scusa e promette di cambiare, non è la prima volta, forse adesso c'è stato veramente un qualcosa di più profondo, uno scossone più profondo, però dal dire al fare c'è di mezzo il mare, frase fatta e scontata, ma perfettamente calzante per questo contesto, perché Andrea, se non dimostra di essere cambiato davvero a Iris, Iris per forza di cose dovrà prendere una decisione che già stava per prendere al falò di confronto, perché lei voleva uscire da sola e invece poi alla fine è stata convinta da Andrea a dargli un'altra occasione. Fatto sta che o uscivano insieme o uscivano separati, il futuro viene scritto comunque fuori, quindi cambia poco onestamente, perché possono anche essere usciti insieme e poi continuare da separati le loro vite, oppure viceversa, potevano uscire separati e invece ritrovarsi al di fuori e capire veramente che c'erano stati dei cambiamenti. Io ho i miei dubbi, ma lo scopriremo poi ad un mese di distanza e forse anche qualcosa in più, perché se non sbaglio potrebbero esserci anche degli appuntamenti a settembre, sempre relativi a questa edizione di Temptation Island. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.